Per quanto riguardava la classifica di questa settimana, abbiamo un'altra intervista da fare. Vi siete chiesti che cosa sta dietro a tutto quello che noi abbiamo raccontato nel back office, diciamo la tecnologia che sta dietro tutte queste piattaforme? Andiamo a conoscere un business integrator che si chiama Skylabs. Luca Martino, CEO di Skylabs. A 24 anni comincia a lavorare a Roma in una grande azienda di consulenza. Nel 2014, all'età di 30 anni, decide di lasciare definitivamente il posto fisso alla Sicilia per creare la sua prima startup, Blinka. L'anno seguente fonda Skylabs Group. Carmelo Zappalà ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria Civile delle Acque e dei Trasporti presso l'Università degli Studi di Catania e co-founder di Skylabs, azienda che si occupa di System Integration, trasformazione digitale aziendale e consulenza informatica. Buongiorno Luca, buongiorno Carmelo. Buongiorno. 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 Voi siete entrambi imprenditori seriali, una bestia rara nel mondo dell'imprenditoria italiana. Come vi siete trovati a far partire Skylabs? In realtà prima di Skylabs abbiamo fondato Blinka, un'app di incontri. Eravamo al posto sbagliato, al momento sbagliato, perché in Italia non c'è grande disponibilità di capitali ad alto rischio e il mercato del dating, quindi quello degli incontri, era troppo affollato. Così, mentre noi prendevamo 150.000 euro di investimenti in Italia, il nostro competitor Tinder aveva preso circa 70 milioni di euro di investimenti o di dollari in America. Allora abbiamo deciso di mantenere il team che era di alto livello, ma di cambiare business e quindi puntare sulla consulenza informatica. Quindi noi due, insieme agli altri due soci, Salvatore Diana ed Enzo Leonardi, abbiamo fondato Skylabs. All'inizio eravamo soltanto 8 persone e adesso, dopo qualche anno, ci ritroviamo a essere circa 70 persone suddivise nelle nostre 3 sedi di Milano, Roma e Catania. È facile lavorare a Milano e a Catania? La distanza per noi ormai non comporta nessun tipo di organizzazione particolare. Nel nostro settore le distanze sono ormai totalmente azzerate, dato che qualsiasi tipo di contatto, sia tra gli stessi dipendenti dell'azienda ma anche con i nostri clienti, vengono gestiti attraverso l'utilizzo massivo di strumenti tecnologici. In questo particolare momento, ma soprattutto nei mesi scorsi, durante il lockdown, molte realtà di altri settori hanno scoperto il mondo del digitale e delle riunioni virtuali. Nel nostro settore invece questa pratica è ormai consolidata da anni, a tal punto che anche lo smart working, che per altri era a tutti gli effetti sconosciuto, per noi faceva già parte della normalità. Inoltre, per affermare che le distanze tra le varie sedi sono state azzerate, è soprattutto merito della connessione a banda larga, che permette di poter gestire numerosi collegamenti simultanei ed accedere a riunioni virtuali anche in condizioni di elevato numero di persone connesse in contemporanea. Tra l'altro sicuramente possiamo inserire Open Fiber tra i nostri più importanti partner, che ci hanno permesso di usufruire anche nella sede di Catania i servizi adeguati alle nostre necessità, che erano già invece attivi nelle altre 2 sedi di Milano e Roma. Voi siete partner di aziende importanti come Microsoft e Salesforce, ma sviluppate anche delle soluzioni a partire da zero per altri clienti. Ci spiegate esattamente che soluzioni voi fornite? Skylabs è un business partner che affianca le aziende nelle scelte strategiche, nell'individuazione delle necessità e nell'implementazione delle soluzioni tecnologiche, con un'elevata attenzione sulla qualità. Quindi realizziamo soluzioni end-to-end, vale a dire che seguiamo i nostri clienti dall'inizio del progetto, dall'idea fino al collaudo finale, e li assistiamo anche dopo il lancio sul mercato del prodotto. Per garantire la qualità di ciò che realizziamo abbiamo sempre avuto dei processi ben definiti e ciò ci ha portato ad avere un'ottima reputazione sul mercato. Abbiamo varie partnership strategiche, ma sicuramente quelle più importanti sono quelle con Microsoft, ma ancora di più quella con Salesforce. Infatti, grazie a una collaborazione stretta e spinta con l'Università di Catania, quest'anno abbiamo già organizzato 2 corsi specialistici su Salesforce gratuiti, con i quali abbiamo certificato circa 50 persone su Salesforce. Questi corsi li abbiamo chiamati Salesforce Bootcamp e la nostra strategia consiste nel selezionare i migliori talenti del sud siciliani, formarli, certificarli e riassumerli nelle nostre 3 sedi di Milano, Roma e Catania. Voi siete nati in Sicilia, no? E la maggior parte del vostro personale è in Sicilia e quindi poi da quello che dite reclutate tanta gente in Sicilia. Ma com'è la Sicilia come territorio per le start-up, per nascere come start-up? Sicuramente la Sicilia non è il territorio ideale per ricercare investimenti e clienti di prestigio, però vanta un bacino molto vasto di giovani talenti che, avendo più difficoltà a trovare lavoro rispetto ad altre regioni d'Italia, soprattutto quelle del nord, punta molto sulla formazione e sui processi universitari.
Proprio per questo motivo abbiamo investito nella formazione della tecnologia Salesforce, come ha già accennato poco fa Luca, puntando tantissimo su quelle facoltà più attinenti al nostro settore tecnologico consulenziale, come ad esempio ingegneria, informatica ed economia. In generale, in tutto il sud Italia ci sono tanti giovani che sono alla ricerca di realtà come la nostra per investire nel loro futuro ed evitare quindi di dover emigrare. A tal punto che nel Competence Center di Catania lavorano ragazzi che provengono anche da altre regioni del sud. Tra l'altro la parola ragazzi non l'ho utilizzato a caso, in quanto l'età media nella nostra sede catanese è di circa 27 anni. Il 50% del vostro fatturato riguarda, diciamo, l'ambiente della moda. Andiamo un po' più a fondo, visto e considerato che è proprio di moda che parliamo oggi? Sì, in realtà lavoriamo su molti settori, dalle utilities all'automotive, dal telco al manifatturiero, al settore assicurativo e tanti altri, ma sicuramente siamo tra i protagonisti italiani del settore della moda e del mondo retail in generale, cioè lavoriamo molto con tutte le aziende che hanno dei negozi fisici fornendogli delle soluzioni tecnologiche. Per esempio, a inizio giugno abbiamo realizzato in soli 10 giorni una piattaforma per gestire le prenotazioni e quindi evitare le code negli uffici ANAS. Nel mercato della moda invece abbiamo realizzato molti e-commerce e soluzioni legate a tutto il processo dell'acquisto online e offline. Prima del Covid abbiamo realizzato un configuratore, personalizzatore di scarpe, borse e accessori per diversi brand della moda. Quando è iniziata la pandemia abbiamo deciso di creare un pacchetto per aiutare le aziende a realizzare gli e-commerce in solo 2 mesi, anziché nei tipici 6-12 mesi di questo settore. Quindi ci sono arrivate molte richieste dei brand della moda, ma anche da aziende di altri settori che hanno deciso ancora di più in questo periodo di puntare sull'e-commerce. Inoltre, per favorire la ripartenza delle aziende fashion, abbiamo infine realizzato una soluzione proprietaria con la quale i clienti possono prenotare dall'e-commerce degli appuntamenti in negozio o virtuali e in quest'ultimo caso vengono assistiti direttamente dai commessi dai negozi che gli mostrano in videochiamata i prodotti e li guidano fino all'acquisto finale. Grazie Luca, grazie Carmelo allora. Grazie a voi. Grazie a voi. Ringraziamo i ragazzi di Skylabs, andiamo verso la fine della seconda parte di Startup Economy, che si chiude come sempre col wiki, in particolare questo si chiama Open Innovation.